Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Angelina Jordan in una cover della canzone Wicked Game di Chris Isaak. Me ne avete consigliate insieme a altre ovviamente. L'ascolto volentieri anche perché è di qualche anno fa e mi fa piacere appunto sentire appunto Angelina da giovane, o meglio da più giovane di quanto è ora. E vediamo un po' cosa ci propone in questa esibizione. The world was on fire, and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. Allora, intanto sentite che emozione trasmette. È molto bello tra l'altro vedere che è solo pianoforte e voce, perché sentiamo appunto, come capita in questi casi, molto bene la voce e tutto quello che fa con la voce. Facciamo un piccolo gioco perché ne voglio parlare alla fine. Vediamo se anche voi avete la stessa impressione che ho io. Durante tutta la canzone ascoltate soprattutto l'attacco delle note che utilizza Angelina, perché non è casuale, e poi vi spiegherò la mia idea e voi mi direte appunto se siete d'accordo o meno. Tenete d'occhio questa cosa. Andiamo avanti. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love with you. With you. Allora, intanto è un video fan made, quindi fatto appunto dai fan, e hanno aggiunto queste immagini che riguardano lei, ma anche immagini esterne, diciamo, al personaggio. È molto ben costruito, effettivamente, belle immagini. Per quanto riguarda l'audio, molto bello perché non sento particolari effetti sulla voce, è lì che canta col microfono, quindi è una voce anche questa molto selvaggia, molto pura, come piace a me. Andiamo avanti. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. I don't wanna fall in love. I don't wanna fall in love. Cioè, la cosa incredibile è che l'emozione che ci trasmette è davvero di disperazione, che è propria, diciamo, della canzone in sé, e pur cantando in modo completamente differente dall'originale, se lo conoscete, se no andate a sentirlo, eh, trasmette lo stesso tipo di emozione, anzi, veramente molta disperazione, diciamo, in quello che ci canta. È molto molto brava in questo. Tra l'altro vi rendete conto che anche per avere questo effetto cosa fa? Come giochi con il tempo, avendo una, diciamo, impostazione anche naturale, blues, ha questa capacità, questa facilità di rallentare, velocizzare il tempo rispetto a quello che sarebbe il metronomo della canzone, e questo colora ovviamente la stessa canzone di emozioni più forti, quindi
in questo caso disperazione, eccetera. Eh, è veramente brava in questo, veramente eccezionale. E se andiamo avanti, poi vediamo. with you. The world was on fire, and no one could save me but you. It's strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I'd lose somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. I don't wanna fall in love. Sentite come rallenta talmente tanto a volte la frase che si avvicina quasi al parlato, no? Ehm, rendendo ancora più drammatica la situazione, diciamo, quello che noi percepiamo. E il pianoforte sotto non è neanche una musica, è quasi solo una nota che suona ogni tanto, non ha un vero e proprio ritmo, non ci comunica la ritmicità, ma è solo una specie di ricordo che ci ricorda un po' qual è la tonalità della canzone. Non ne possiamo quasi neanche definirla musica di sottofondo, proprio la voce in primo piano. Quando lei canta è come se la musica fosse secondaria, nel senso che è la voce che decide, la voce che dirige, è lei con il suo modo di cantare che decide come deve essere la canzone e il suono va in secondo piano, il suono degli strumenti, in questo caso il pianoforte. I don't wanna fall in love with you. With you. E sentito come adesso in questo pezzo in cui non stava cantando, il pianoforte ha preso un ritmo molto più musicale, non essendoci la voce che decideva, eh, diciamo così, lo stile della canzone, è come se Angelina avesse concesso al pianoforte, in questo caso, di dare il suo ritmo, di far percepire anche a noi, far ricordare anche a noi la canzone originale. È come se la canzone originale fosse più simile, la canzone cover che fa lei fosse più simile all'originale quando non c'è la voce, c'è solo il pianoforte, che quindi ci ricorda abbastanza bene quella melodia. Quando lei canta è come se la canzone fosse addirittura un'altra. Veramente una grande capacità di personalizzare la canzone. Sentiamo fino alla fine. Nobody loves no one. Ah, bellissima. Allora, adesso velocemente cosa vi ho detto all'inizio, no? Di tenere d'occhio l'attacco delle note che prende lei. In realtà ci sono tante altre cose da guardare, ma perché dico questo? Qual è la mia idea? Mi sono reso conto in questa interpretazione che lei è sempre sul filo del rasoio, nel senso che con il tempo, come abbiamo detto, rallenta, velocizza, rallenta talmente tanto che mentre canta quasi non è più la melodia originale, è quasi un'altra canzone, quindi è come se fosse borderline tra sto cantando un'altra cosa o canto la cover di quella canzone là. Quindi sì, già col tempo fa quello. Eh, ma lo fa anche con tutta la voce. Perché è così drammatica? Perché è così disperata questa emozione che si trasmette? Perché questa canzone in realtà, nelle note generali, diciamo classiche, non è difficile da cantare, non ha grandi acuti o difficoltà dal punto di vista vocale. Lei intanto sta cantando in un registro molto basso che per lei è
bellissimo, ha una bellissima voce in quel registro, ad esempio. Quindi è semplice, ma lei cosa fa? In tutti gli attacchi, in tutte le note che prende, è al limite della difficoltà. Praticamente cosa fa? È quasi come se distorcesse un pochino la sua voce e non prende la nota giusta, facile, tranquilla, piena, come si farebbe per cantarla in modo semplice. È come se arrivasse vicino a stonare, quasi stona le note, ma non le stona. È sempre lì che passa tra la voce, diciamo, falsetto e la voce di testa, è sempre in bilico, e tutta questa situazione di essere sul filo del rasoio è difficilissima, ci vuole un grande coraggio, perché basta sbagliare una volta, ed è semplicissimo perché sei proprio sul filo di lana dell'errore e si rovina tutta l'interpretazione, perché l'errore diventa grosso, diventa grave. Quindi cantare in quel modo lì è difficilissimo, bisogna avere un controllo veramente eccezionale. Lei lo fa bene e per quello che la sua interpretazione rispetto ad altre di chi canta questa canzone è decisamente emozionante, decisamente così personale. Questo era quello che volevo dire, appunto. Non so se voi, facendo attenzione a questo dettaglio, per esempio, degli attacchi, avete avuto la stessa sensazione. Vi faccio vedere, ad esempio, vediamo se lo trovo qua, come la nota sembra quasi stonata. Questa nota non lo è, perché lei è molto attenta a stare comunque intonata, però ci dà la sensazione di essere non proprio precisa, 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 ma è una cosa che fa apposta, ovviamente. Sentiamo. Avete sentito? I don't wanna fall in Adesso lo fa di nuovo in questo attacco, per esempio. love with you. Non lo fa, lo facciamo qua. Sentite? Qua. I don't wanna fall in love. In tutta la canzone ha queste note che sono proprio sul filo del rasoio, esattamente come per il tempo. Tutto è studiato per essere sul filo del rasoio, quindi dare a noi la sensazione della disperazione, perché sembra quasi che canti o parli. Anche lì siamo in bilico, sta parlando, sta cantando. È intonata, ma in modo così borderline, ci dà tutta la sensazione di precarietà e di disperazione, di lamento che questa canzone è, comunicandoci veramente tantissimo. Vedete come la comunicazione, non solo il testo, quindi non solo la comunicazione verbale, ma anche quella non verbale, è fondamentale in tutto quello che noi facciamo nella vita di tutti i giorni, come anche nella musica. Va bene, ditemi cosa ne pensate nei commenti, se avete colto anche voi questa cosa oppure no, se avete altri suggerimenti. Ovviamente suggeritemi altre canzoni sue o di altri artisti, iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!